Amici, bentornati sul mio canale. Nel video di oggi andremo a vedere come realizzare una copertina per un raccoglitore ad anelli, ma non solo per un raccoglitore ad anelli, perché io lo andrò a fare per il raccoglitore, ma voi potete andarla a realizzare seguendo quindi le indicazioni che vi darò nel video, anche per creare una copertina per un'agenda, per un quaderno, insomma per tantissime altre cose. Quindi, come dico sempre, banda alle ciance e all'opera! Come prima cosa dobbiamo prendere la misura del raccoglitore ad anelli, quindi prendiamo la larghezza, apriamo il nostro contenitore e con 1 metro vediamo quanto è largo. Nel mio caso è largo 58 centimetri ed è alto 32 centimetri. Ora a queste misure gli dobbiamo aggiungere 2 centimetri che è la cucitura che dobbiamo fare intorno, quindi da 58 arriviamo a 60, anzi mettiamo un pochino di più, quindi facciamo 61 proprio per essere tranquilli, perché poi dobbiamo calcolare che comunque va piegato, quindi un altro po' di gioco se lo prende anche la piega, quindi facciamo 61 e come altezza abbiamo detto che era 32, quindi aggiungiamo 2 perché qui non avendo la piega di gioco va bene anche soltanto 2 centimetri per il margine di cucitura e arriviamo a 34. Quindi dobbiamo tagliare dei pezzi di tessuto alti 34 centimetri e larghi 61. Io ovviamente per anticipare le cose le ho già tagliati. Allora, quindi ho tagliato questo tessuto di questo colore perché poi andrò a farci una decorazione nel prossimo video che uscirà tra pochissimi giorni, quindi se non siete iscritti vi consiglio di iscrivervi così che poi accendete la campanellina, vi arriveranno le notifiche e non perdete il video successivo per la decorazione appunto della nostra copertina. Quindi dobbiamo tagliare 2 pezzi di tessuto, abbiamo detto lunghi 61, alti 34, e questi sono i 2 pezzi di tessuto già tagliati, e poi dobbiamo tagliare altri 4 pezzi di tessuto alti sempre 34 centimetri e la larghezza la decidete voi. Io in questo caso l'ho fatta di 14 centimetri. Perché questi pezzi di tessuto poi serviranno per chiudere questa parte, ok? Perché poi noi lo dobbiamo bloccare e la infiliamo in questi pezzi di tessuto, quindi in questa striscia di tessuto che adesso andiamo a creare insieme a questo. Allora, quindi dopo aver tagliato i nostri tessuti dobbiamo andare a immettere 2 striscioline una sull'altra. Se avete un dritto e un rovescio dovete mettere il dritto contro il dritto, quindi il rovescio sul piano di lavoro e l'altro rovescio rivolto verso di voi, e la stessa cosa fate con le altre 2 striscioline, quindi le mettete una sull'altra in questo modo, sempre col dritto contro il dritto ovviamente, quindi dritto contro dritto. Dopo averle sistemate andiamo sotto macchina a effettuare una cucitura su un lato, sul lato più lungo, solo su uno, e poi anche sull'altro, l'altra striscia sempre solo su un lato. Ok, quindi adesso che abbiamo effettuato la cucitura su tutte e 2, prendiamo gli altri 2 pezzi di tessuto, li apriamo per bene, mettiamo il dritto rivolto verso il tavolo e il rovescio rivolto verso di noi. Poi prendiamo
uno delle due striscioline e le poggiamo qui proprio sul bordo, vedete, proprio su questo bordo che sta qui, e lo facciamo coincidere per bene sul bordo. Prendiamo l'altra strisciolina e la mettiamo sempre qui sul lungo il bordo, però facendo attenzione che le cuciture che abbiamo appena effettuato devono essere rivolte verso l'interno, quindi le parti aperte devono essere appoggiate, quindi queste due parti aperte devono essere appoggiate su quest'altro angolo di qua. Una volta che abbiamo sistemato bene questo, prendiamo l'altro pezzo di tessuto mettendo sempre il dritto rivolto verso il dritto, quindi lo andiamo a posizionare così, in questo modo. Quindi abbiamo detto il dritto contro il dritto e il rovescio rivolto verso di noi. Questo ovviamente perché ha un dritto e un rovescio, io non ce l'ho, quindi per me è la stessa cosa. Ora andremo a fermare tutto quanto con dei spilli o delle pinzette, poi mettiamo la mano qui e segniamo dove dobbiamo lasciare l'apertura. Quindi appoggio la mano, come finisce la parte di sotto delle striscette che abbiamo fatto, incomincio lì a segnare la mia primo segno e l'altro a fianco. Quindi iniziamo da questo punto, cuciamo tutto intorno e finiamo su quest'altro punto, lasciando quindi aperta questa zona. Ok, quindi adesso che abbiamo cucito tutto il nostro contorno andiamo a tagliare gli angolini, facendo attenzione ovviamente a non andare sulla cucitura. Dopo aver tagliato tutti e quattro gli angoli, qui dall'apertura che abbiamo lasciato svoltiamo il nostro lavoro. Se vedete qualche filo così lo tagliate. Ok, e adesso svoltiamo. Tiriamo bene fuori tutti gli angoletti. Ci possiamo far aiutare o da delle forbici con una punta arrotondata, facendo però attenzione a non bucare, oppure se abbiamo uno stecchino tipo le bacchette cinesi o queste cose, possiamo anche utilizzare questi con una bacchettina, con uno stecchino, insomma un qualche cosa che però non sia troppo appuntito, possiamo anche andare a tirare fuori per bene poi tutti e quattro gli angoli. Ok, una volta finito questo lavoro sistemiamo quindi bene pure le cuciture, queste che ci troviamo qui sui lati, e poi andiamo poi con un ferro da stiro stiriamo bene per far uscire fuori per bene tutte le cuciture, gli angoletti, tutto quanto. Quindi dopo aver stirato ho chiuso la parte che era rimasta aperta, quella che abbiamo utilizzato per svoltare. Adesso prendiamo il nostro contenitore ad anelli ed inseriamolo all'interno appunto di queste taschine che abbiamo creato. Quindi inseriamo qui in questo modo e piegandolo un po' lo inseriamo anche da quest'altra parte. Ok, e adesso piano piano lo facciamo scorrere. Ed ecco qua, questo è il risultato quindi del nostro lavoro. Che dite?
Vi piace? Poi per la decorazione andrò a realizzare un altro video che uscirà tra pochissimi giorni, quindi se non siete iscritti iscrivetevi in modo che così non lo perdete e accendete ovviamente la campanellina così che vi arriverà la notifica. Poi se non volete decorarlo potete anche utilizzare tranquillamente una stoffa comunque che ha già delle stampe, così da lasciarlo direttamente in questo modo. Questo è un metodo che potete utilizzare non solo per i raccoglitori, ma anche per eventuali altre cose, tipo delle agende, dei quadernini, insomma tutto ciò che volete personalizzare. Ricordatevi, l'importante è prendere la larghezza e l'altezza. Poi per la larghezza mettere più 3 cm e l'altezza 2 cm. E questo è il risultato. Bene amici, io ora vi saluto. Se il video vi è piaciuto mettete un bel like, condividete così che il canale cresce. Se non siete iscritti iscrivetevi. Poi qui sotto troverete tutti i miei social, quindi se non siete iscritti agli altri social e volete vedere anche tanto altro oltre quello che io pubblico su YouTube, iscrivetevi anche agli altri social. Per dubbi e domande scrivetemi così che io vi posso rispondere. Adesso vi saluto e vi do appuntamento al prossimo video. Ciao amici, a presto!